Baricama è nato nel 2011 e dopo la rivolta di Rosano che ci hanno cacciato tutto via e poi ci siamo ritrovati a Roma qui. Condizioni in cui ci troviamo in questi campi a Rosano, a Foggia a lavorare veramente non è proprio umano. Lavori per 8 ore, 10 ore, 12 ore e non riesci anche a guadagnare 25 euro. E quindi Suleiman ha detto perché non provare a fare questo invece di andare nelle campagne, perché l'idea è nata da lì. E quindi ha detto io compro un latte e faccio lo yogurt e inizio a vendere. Adesso abbiamo versato il latte dentro il polivalente per pastorizzarlo. Si scalda fino a 90 gradi e una volta pastorizzato la passiamo a 40, poi a 40 gradi aggiungiamo fermenti lattici, poi nel frattempo sterilizziamo anche i barattoli. Solo 2 cassette fanno. Tappi. Un africano che fa yogurt, visto l'immagine che la gente danno all'Africa, gli italiani non si fidano per comprare questo yogurt, ma quando qualcuno lo compra si rende conto che è un yogurt veramente molto diverso da quello che comprano nei supermercati, molto denso, che è vicino a quello greco. E quindi la gente ha iniziato a avere fiducia e dicono ma facciamo parte di un gruppo di acquisto solidale, vieni a presentare il tuo progetto così e iniziano a comprare. Ci ha permesso di conoscere la gente perché la nostra cultura è molto diversa dalla vostra, della cultura italiana, da uno. Da due, il rapporto tra le persone ci fa anche imparare la lingua. Anche se quello che si coltiva in Africa è diverso da quello che si coltiva qua, però curare una pianta è più o meno lo stesso. E abbiamo detto come no di non provare anche a fare ortaggi e da lì abbiamo parlato con i proprietari di casale, piano piano abbiamo iniziato con i mezzo ettari, ora possiamo dire che siamo a 2,5 ettari perché la richiesta diventa molto alta e molto interessante. La cosa che mi ha dato soddisfazione è l'autonomia. Sono autonomo, non dipende di nessuno. So cosa devo fare e lo faccio con amore. Il mio sogno non è che devo finire tutto in Italia, la mia vita, ho una famiglia, quindi così posso portare indietro l'esperienza che ho avuto in Italia, nel mio paese e dare la possibilità a tanti giovani africani di rimanere nel loro paese e fare qualcosa. Io penso che è il mio grande sogno soprattutto.